Oggi proviamo a lavare una delle mie borse all'uncinetto. Eh sì, hai sentito proprio bene. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet. Io sono Simona ed oggi proveremo insieme a pulire una delle borse più sfruttate nel 2025 durante le mie vacanze estive. L'ho portata in spiaggia, in città, davvero dappertutto, strautilizzata, strasporca ed è giunta l'ora di lavarla. La borsa in questione è proprio lei, la borsa in raffia Ionical. Ve la ricordate? Chi di voi se la ricorda? Fra poco vi farò vedere che è strasporca, macchiata un po' dappertutto. Vedremo se distruggerò la mia borsa buttando via ore e ore di lavoro all'uncinetto oppure riuscirò a smacchiarla, a pulirla. Lo scopriremo insieme. Quindi andiamo subito in lavanderia. Sceglierò il metodo più delicato possibile, è chiaro, perché non si sa mai, e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Dunque, io intanto prenderei una bagnina, metterei un po' di acqua tiepida. Va bene così. Adesso proverei ad utilizzare stavolta questo qui, Marsiglia. Visto che dobbiamo smacchiare, anzi non ve l'ho fatto vedere prima, vabbè ve lo faccio vedere dopo. Quanto ne mettiamo? Ne mettiamo un tappo? Ne mettiamo un tappo. Casomai utilizzerò un'altra cosa, il mio asso nella manica. Vediamo, vediamo, dai, non mi sembra poco. La bag è troppo sporca, troppo. Questa non dovrebbe fare molta schiuma. Esatto, sì, preferisco sempre per i capi o comunque per tutti i progetti all'uncinetto utilizzare un detergente che non faccia troppa schiuma, altrimenti andare a risciacquare è davvero una roba incredibile. Allora, vi faccio vedere qualche macchiettina. Qui non so se si vede, forse è meglio che accendo la luce. Qui c'è una macchia nera. E qui guardate l'usura proprio della bag. Ok, vediamo un po' come reagisce. Io la farei rimanere qui in ammollo per un po'. Guardate come l'acqua inizia a diventare nera. Assurdo, ve l'ho detto che è strasporca, eh? Non vi dico fandonie, vi dico solo la verità. Allora, la lascerei in ammollo per un po', magari un quarto d'ora, mezz'ora. Bene, sono trascorsi circa 20 minuti, nel frattempo ho controllato un attimino. Allora, per smacchiarsi un po' si è smacchiata, però per sicurezza io vorrei passare questa spazzola dalle setole morbide, in modo da strofinare in maniera delicata. Potrei anche utilizzare un panno umido, però preferisco provare con questa. Vediamo che succede, se si rovina la texture, se si rovina il materiale stesso, che ne so. Vediamo. Quindi inizio così e insisto sulle zone più sporche. Passo dall'altra parte. E soprattutto sui manici. I manici sono davvero un orrore, quindi faccio così piano piano, sia su un manico che sull'altro manico. Sono un po' delicati i manici. Lo faccio pure sul dietro, così, ok? E ripeto dall'altra parte. Ok, io direi che va bene così, si è smacchiato, però giustamente all'esterno sì, qui c'è anche il bottone magnetico, devo fare anche questa operazione all'interno, non solo all'esterno, quindi capovolgo la mia bag, così, e ripeto lo stesso lavoro, quindi smacchiamo. Ok. Bene, io direi che così può davvero bastare, quindi andrei a risciacquare la mia bag. Penso che sì, rispetto a prima. È anche vero che dobbiamo vedere il risultato finale una volta che la borsa si è asciugata. Quindi delicatamente tolgo l'eccesso, così l'acqua è sporca, è torbidina, comunque buttiamola via. Quindi di nuovo acqua tiepida e facciamo il risciacquo. Credo che possa bastare. Ok, togliamo la schiuma in eccesso, non ce n'è molta, eh?
Ok, strizzo delicatamente. Ok, secondo risciacquo, quindi di nuovo acqua tiepida e via. E comunque l'acqua era sporca durante il primo risciacquo, un po' torbidina, quindi sto rimuovendo l'eccesso, però io non andrei oltre, direi di aver fatto un buon lavoro fino ad ora, ma ripeto, dobbiamo vedere il tutto quando la bag è asciutta. Anzi, fatemi sapere secondo voi cosa succederà e se qualcuno di voi ha provato a lavare una borsa in raffia. Ok, un altro po' d'acqua. Farei un altro risciacquo. Terzo risciacquo, di nuovo acqua tiepida. Sembra si sia rimpicciolita, non lo so, rispetto a prima mi sembra un po' più piccola, boh, forse è impressione mia, non lo so. Ok, sì, va bene così. 3 risciacqui vanno più che bene con questo detergente. Quindi adesso strizzo per bene, sempre in maniera delicata, e porto fuori ad asciugare. Sono molto curiosa di vedere il risultato finale. Mi sto giusto chiedendo dove la metto ad asciugare. Allora, io solitamente lo sapete, se avete visto gli altri video, prendo lo stendipanni, metto tutto su un piano. È pure vero che fuori ci sono 34 gradi, 38 gradi, cioè un caldo assurdo e non vorrei esporla al sole. Voglio sempre utilizzare il metodo più delicato possibile, casomai in un altro video proviamo invece a mettere alla prova le borse all'uncinetto, però siccome non so cosa ne esce fuori, io procederei sempre allo stesso modo, in maniera delicata, perché purtroppo fuori ombra non ce n'è, sono le 12:30 circa, dovrei metterla ad asciugare più tardi, all'ombra. Boh, vabbè, dai, non abbiamo tempo da perdere. Proviamo così e vediamo. Dunque, sul retro del mio terrazzo ho trovato un angolino dove c'è l'ombra. Man mano che la terra gira, no? Che caldo. Provo a spostare e mettere all'ombra la bag. Intanto la metto qui, la sistemo qui. Quindi io utilizzo il solito panno, in realtà è una tovaia. Allora, sembra essere davvero pulita. La sistemo per bene, così, giusto che le do la sua forma, così. E la faccio asciugare esattamente così. Le ridiamo la forma, insomma, le ridò la forma iniziale. Ovviamente già la bag è sul dritto, eh? Sistemo anche i manici e vediamo che cosa ne esce fuori. Chi lo sa? Chi lo sa? Un po' all'ombra e un po' al sole. Così vediamo anche cosa succede. Amiche ed amici, alla fine non potevo resistere. Dopo 15 minuti circa ho preso la mia bag e l'ho stesa in verticale e l'ho lasciata asciugare proprio così come la vedete. Tempi di asciugatura 2 orette circa, risultato top. Beh, direi che la prova è stata superata a pieni voti. Voi che ne pensate? Avete visto? La bag è tornata pulita, non si è deformata, anzi mi sembra meglio di prima, ad essere sincera, non si è nemmeno rovinata e quindi non ho buttato nemmeno le ore di lavoro di cui vi parlavo all'inizio di questo video. Spero vi sia stato utile e vi abbia tolto qualche dubbio in merito al lavaggio delle borse in raffia e fatemi sapere anche se avete mai provato a lavare le vostre bag in raffia e se avete qualche trucco da condividere con la community. Grazie per avermi fatto compagnia, spero in qualche modo di avervi intrattenuto e divertito. Vi do l'appuntamento al prossimo video, sempre qui sullo stesso canale.